Madonna della Basella, le apparizioni di Urgnano. Le apparizioni della Madonna della Basella di Urgnano, in provincia di Bergamo, avvenute nel 1356, rappresentano uno degli eventi più affascinanti e significativi della tradizione mariana in Italia. La protagonista di questa vicenda fu Marina Cassone, una giovane contadina di soli 15 anni, a cui la Vergine Maria apparve per portare conforto e speranza in un momento di grande difficoltà. Nella notte tra il 7 e l'8 aprile 1356, una brinata improvvisa aveva devastato le coltivazioni della campagna di Urgnano, lasciando i contadini nella desolazione. La mattina seguente, Marina si recò nei campi del padre, in una zona nota come la Basella, per verificare i danni subiti. Di fronte alla devastazione, la giovane non poté trattenere le lacrime. Fu proprio in quel momento di dolore che accadde qualcosa di straordinario. Una signora maestosa apparve davanti a lei, accompagnata da un bambino che le teneva la mano. La signora, con tono dolce e rassicurante, invitò Marina a non disperare e le chiese di tornare nello stesso luogo dopo 9 giorni, promettendole che allora avrebbe rivelato chi era e il motivo della sua apparizione. Il 17 aprile Marina tornò alla Basella, come richiesto, e rivide la stessa signora, sempre con il bambino. Questa volta, la signora si presentò chiaramente come la regina del cielo e le affidò una missione importante. Chiese a Marina di fare voto di perpetua verginità e spiegò che la sua apparizione era un segno di consolazione per lei e per tutti gli abitanti di Urgnano. La Madonna le chiese di fare scavare nel luogo ove posava i piedi perché sotto quelle pietre avrebbero trovato un altare a lei dedicato. Poi la Santa Vergine disse: «Dirai che, appena la mia chiesa sarà riedificata, un sacerdote novello celebri qui la sua prima messa per le anime dei defunti qui sepolti. Sappi che, se sapessero la devozione di questa chiesa, perfino gli sciancati si farebbero portare qui. Dirai poi che ti confezionino una veste color rosso e celeste, che tu porterai tutte le domeniche venendo a questa chiesa». Poi la Madonna aggiunse: «Inoltre ti sceglierai 9 vergini, con le quali starai nella chiesa di Urgnano dalla prossima Domenica delle Palme fino all'ora della resurrezione di Cristo. In seguito verrai tutte le domeniche con queste fanciulle a questa chiesa e visiterai anche tutte le chiese del territorio di Urgnano». Inizialmente, Marina non fu creduta, ma le sue parole spinsero infine gli abitanti a scavare nel luogo indicato, dove effettivamente trovarono ciò che la Madonna aveva predetto. Questo evento miracoloso portò il 1 maggio 1356 alla posa della prima pietra per la costruzione di un santuario, voluto dal vescovo Lanfranco. La costruzione fu straordinariamente rapida. In soli 3 mesi il santuario venne completato, anche se fu poi ampliato nel secolo successivo. Nel XV secolo, il condottiero Bartolomeo Colleoni, uomo devoto e mecenate, contribuì ad ampliare il santuario e fece costruire un convento, che venne affidato ai frati domenicani per garantire il culto e l'assistenza ai pellegrini. Tuttavia, nel 1784, il convento fu soppresso dalla Repubblica Veneta e cadde in uno stato di abbandono. Un secolo dopo, il parroco di Urgnano prese l'iniziativa di restaurare il complesso. Nel 1920 il convento fu affidato ai padri passionisti, che continuano a custodirlo. Nel 1921 si celebrò l'incoronazione del gruppo statuario, raffigurante la Madonna con il bambino. Il santuario è tornato a essere un importante luogo di pellegrinaggio, arricchito da antichi affreschi e una storia carica di spiritualità. Nel 1956, per celebrare il 6° centenario delle apparizioni, si tennero solenni festeggiamenti alla presenza del cardinale Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, a conferma del legame profondo tra il santuario e la Chiesa universale. Oggi, il santuario della Madonna della Basella è un luogo di fede vivo e pulsante, dove si intrecciano storia, arte e spiritualità. Ogni anno, migliaia di pellegrini giungono qui per pregare, chiedere intercessioni e ringraziare la Vergine per le grazie ricevute. La devozione alla Madonna della Basella non è mai venuta meno nel corso dei secoli, e il luogo è stato testimone di numerosi episodi di fede e miracoli, anche recenti. Negli ultimi decenni, diversi fedeli hanno attribuito alla Madonna della Basella guarigioni fisiche e spirituali, raccontando di essere stati confortati nelle loro sofferenze o di aver trovato soluzioni a situazioni che sembravano disperate.
Alcune guarigioni miracolose sono state registrate e documentate, soprattutto in relazione a malattie gravi, difficoltà familiari e conversioni interiori. In particolare, si racconta che alcune persone, giunte al santuario con problemi di mobilità, abbiano percepito un miglioramento dopo aver pregato con fede davanti all'altare della Madonna. Molti pellegrini lasciano ex voto, come segno tangibile della loro gratitudine per le grazie ricevute. Si tratta di oggetti, lettere o rappresentazioni simboliche che testimoniano il legame tra la Vergine e i suoi devoti. Il continuo afflusso di visitatori e la profondità della loro fede dimostrano come il messaggio di speranza trasmesso dalla Madonna a Marina Cassone sia ancora attuale. La festa in onore della Madonna della Basella si celebra tradizionalmente l'8 aprile, data della prima apparizione, con una solenne messa e momenti di preghiera comunitaria. Tuttavia, durante l'anno, si svolgono altre celebrazioni significative, come la ricorrenza del 17 aprile, giorno della seconda apparizione. Nei giorni festivi si organizzano processioni e momenti di devozione popolare, attirando fedeli da tutto il territorio bergamasco e oltre. Il santuario è anche un luogo che invita al raccoglimento e alla contemplazione. I padri passionisti, custodi del santuario, accolgono pellegrini e gruppi di preghiera, organizzano ritiri spirituali e offrono supporto a chi cerca conforto e orientamento nella propria fede. Grazie ai restauri effettuati negli anni, gli antichi affreschi e l'architettura del santuario possono essere ammirati in tutto il loro splendore, rendendo il luogo non solo un centro di devozione, ma anche un patrimonio culturale da preservare. La Madonna della Basella ci ricorda che, anche nei momenti di maggiore difficoltà, possiamo trovare consolazione e speranza rivolgendoci a lei. L'apparizione del 1356, con il suo messaggio di fede e carità, continua a parlare ai cuori di chi cerca luce nel buio delle difficoltà quotidiane. Visitare il santuario significa immergersi in un luogo sacro dove il tempo sembra fermarsi, permettendo ai fedeli di rinnovare il proprio rapporto con Dio e con la Vergine Maria. La Regina del Cielo, come si manifestò alla giovane Marina, continua a vegliare sul suo popolo e a dispensare grazie a chi si affida a lei con cuore sincero.